chiamano il pane delle feste, anche se per me è ideale da consumare praticamente tutti i giorni per colazione. Avete capito di che cosa sto parlando? Guardate, guardate. Questo è il panfrutto, meraviglioso. Guardate l'interno. Wow! Volete scoprire la mia ricetta? Ovviamente nella versione più leggera possibile. Scoprite l'idea. Dunque ragazzi, per preparare il panfrutto serve un pochino di tempo. Io vi consiglio di iniziare la sera prima. Io ve lo propongo nella versione molto leggera perché la versione classica del panfrutto prevede l'utilizzo di uova e burro e tanto zucchero. Invece ho cercato di limitare quanto più possibile. Primo step, prepariamo il lievitino, quindi un preimpasto che ci servirà per dar forza a tutto l'impasto. Quindi all'interno di una ciotola mettiamo farina. Io ho scelto una farina di tipo 0 biologica. Qua ci sono 100 ml di acqua, quindi il lievitino va in dosi uguali acqua e farina. Sbricioliamo il lievito di birra fresco all'interno dell'acqua, vi consiglio acqua tiepida. Così il calore permetterà ai lieviti di agire al meglio. E poi, sempre per facilitare la lievitazione, mettiamo anche un cucchiaino di zucchero, il cibo preferito dei lieviti. Mescoliamo e sciogliamo bene il tutto e poi lo versiamo all'interno della nostra ciotolina. Voilà! Con un cucchiaino mescoliamo e otteniamo così una pastella. Lasciamo ora riposare a temperatura ambiente, o meglio nel forno leggermente tiepido, per circa mezz'oretta. Nel frattempo, finché il lievitino agisce, ci dedichiamo alla farcitura. Deve essere una farcitura molto ricca, però a base di frutta secca e frutta disidratata. Quindi io che cosa ho fatto? Ho già tagliato a pezzettini, vedete, le albicocche secche, i fichi secchi, poi ci sono i datteri che ho denocciolato e tagliato a pezzettini e poi l'uvetta, che ovviamente quella non l'ho tagliata. Ho messo poi in ammollo la frutta disidratata per circa mezz'oretta in acqua tiepida, l'ho scolata completamente dall'acqua di ammollo e questo qua è il risultato. Come vi dicevo, dopo circa mezz'oretta ho tolto l'impasto, il preimpasto dal forno tiepido e questo è il risultato, vedete che è diventato bello gonfio. Ottimo! Piano piano lo sistemiamo da una parte, adesso ci dedichiamo alla preparazione dell'impasto principale. Quindi all'interno di una ciotola ho setacciato la rimanente farina di tipo 0. All'interno ci mettiamo il sale, anche se si tratta di un impasto dolce mettiamoci comunque un po' di sale. Cominciamo a mescolare, aggiungiamo quindi lo zucchero, non troppo, circa 2 cucchiai colmi, potete utilizzare anche lo zucchero di canna se preferite. Mettiamo l'acqua, ne teniamo da parte un pochettino, ovviamente il nostro super lievitino, guardate com'è bello, ha proprio lievitato bene. E poi invece del burro utilizziamo un olio delicato, come ad esempio olio di semi di mais. E cominciamo piano piano a impastare, prima con le mani, successivamente sul piano di lavoro, aggiungendo se necessario l'acqua avanzata. Ovviamente potete anche fare l'impasto all'interno di una planetaria se preferite. Vedete, l'impasto deve essere bello morbido e non appiccicoso. Adesso rimettiamo la nostra pallina di impasto all'interno della pirofila, della teglia. Copriamo con pellicola trasparente in modo da non seccare la superficie e la lasciamo lì, sempre al calduccio o comunque in un ambiente tiepido, fino al raddoppio del volume. Dunque ragazzi, il nostro impasto, guardate che bello che è diventato. Bello cicciottello, proprio come piace a me. Allora, qui ho preparato un foglio di carta forno. Trasferiamo ora l'impasto qui sopra.
Vedete, bello morbido morbido deve essere. Quindi non abbiate fretta quando facciamo gli impasti. Gli impasti hanno bisogno di tempo e di tranquillità. Vedete come deve risultare proprio super soffice. Non serve nemmeno stenderlo con il matterello, lasciate stare il matterello perché se lo utilizzate tirate via tutta l'aria all'interno, quindi non cresce bene. E adesso ci divertiamo con il ripieno di frutta secca e disidratata. Eccolo qua. Se volete potete anche variare, quindi aggiungere oppure sostituire anche tutta la frutta secca con della marmellata oppure con della crema di nocciole, con tutto quello che vi piace di più. Io ho messo principalmente frutta disidratata, quindi molto zuccherosa, ecco perché abbiamo anche utilizzato poco zucchero all'interno. E poi qui ho preparato delle nocciole che non le metto tritate ma proprio intere, così. Anche qui potete mettere pinoli, noci, tutto quello che vi piace. Pronti adesso ad avvolgere l'impasto? Quindi giriamo in modo da avere il lato lungo rivolto verso di noi. Con la carta forno ci aiutiamo proprio, facciamo questa operazione. Ok. Bene, bene, bene. Oh, un bel salsicciotto pronto per essere messo all'interno di uno stampo. Io ho preso uno stampo da plum cake di 30 cm. Trasferiamo il salsicciotto all'interno. Possiamo togliere anche eventualmente la carta da forno in eccesso e adesso lasciamo ancora una volta, per l'ultima volta, lievitare il tutto in un ambiente tiepido fino a quando uscirà un pochettino dallo stampo, circa 40 minuti. Questo, ragazzi, è proprio un gioco di magia. Ebbene sì, guardate che meraviglia. Adesso non vedo l'ora di infornarlo, quindi subito il forno deve essere già caldo. Vi consiglio 180-190 gradi in modalità statico per circa 35-40 minuti. Se volete potete anche mettere qualche ciuffetto di burro sulla superficie e un po' di zucchero, come piace a voi. Ci vediamo dopo. Come anticipato, ragazzi, questo è il risultato del panfrutto a modo mio, che non è solo il dolce delle feste, è un dolce da consumare praticamente tutti i giorni a colazione oppure a merenda con del tè. Vedete, deve essere proprio così, non estremamente soffice ma neanche troppo compatto. Ci sono varie versioni appunto del panfrutto, ce ne sono alcune dove ogni fetta risulta molto compatta, addirittura lì dipende un po' anche dal vostro gusto, però guardate l'interno, è meraviglioso. Anche il profumo che si sprigiona, ragazzi, insomma, in poche parole dovete provarlo assolutamente. Beh, sapete cosa vi dico? Io adesso lo assaggio. Sicuramente sarà una delizia già vederlo così. Buonissimo, buonissimo. Se vi è piaciuta la ricetta lasciate un bel like per Alice e My Personal Trainer. Oggi abbiamo finito, ma io vi aspetto sempre qui puntuali su questo canale. Ciao!